Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Carlo, che dire, ieri partita che nessuno di noi voleva vedere. E ovviamente le domande da casa sono tante Quali? Mi e interessano quali? Sentiamo cosa ci chiedono. allora, la prima che è arrivata devo dire Belle abbastanza. secche, oggi rispondiamo pam pam. Ti aspettavi una gara del genere dal punto di vista mentale? No, perché chissà se avessimo aspettato una gara del genere, no. È stata oltretutto l'entrata in campo dei giocatori, alla faccia delle ironie di quello dei 7 minuti di Pioli o meno. L'entrata in campo è stata sicuramente un'entrata a campo ai primi minuti ben differente rispetto a quella col Napoli, dove il Napoli ci aveva Sì, assalito dopo avendo 12 secondi, penso, 12 secondi. 39 secondi Ecco. l'occasione di Kvara. E quando Pioli dice, Pioli non dice abbiamo giocato bene 7 minuti, perché Pioli non è un cretino, non è stupido, ha detto semplicemente l'approccio è stato buono, i primi 7 minuti abbiamo controllato, cercato, l'Inter sbagliava qualche pallone e lui voleva dire questo, che purtroppo alla prima occasione è venuto subito il gol, cioè non c'erano le basi del gol perché l'Inter aveva preso da sé, come dicevano in latino, cinto d'assedio la città rossonera, no, e però la prima occasione è chiaro. Me l'aspettavo questa, sai, il Milan, ripeto, non era entrato male, al prima occasione prendi il gol, dopo 3 minuti prendi il secondo, è chiaro che le cose si complicano ed è andata già bene il palo, poi che il rigore sia stato tolto, perché anche sul rigore poi non c'era, però abbiamo perso una palla banale, Sì, che abbiamo molto. rimediato. Nessuno se l'aspettava, però io direi, Bea, Sì, chiudiamo questa pagina, speriamo di giocare una grande partita per due motivi. Il ritorno. Primo, per cercare di passare il turno, molto difficile, però 2-0, cioè non è 3, 4, 5-0, no, poi no, non no. è il vale doppio, no? Che allora l'impresa sarebbe disperata. Quindi speriamo di giocare di passare il turno, o altrimenti di giocare una tale partita che ci permetterebbe di dire abbiamo giocato una grande Champions League, abbiamo sbagliato una partita, quella con l'Inter, all'andata. Ecco, queste sono le due cose. Una ci esalterebbe perché arriviamo in finale, l'altra parzialmente in un campionato puoi sbagliare, cioè l'Inter ha perso per la partita di Radu col Bologna ed è il suo rimpianto, può anche Sì. dire se avessimo vinto a Bologna avremmo vinto il campionato e può essere proprio così perché poi le ha vinte tutte, quindi cerchiamo di onorare la manifestazione cercando di arrivare in finale o perlomeno di avere qualche rimpianto per la partita di ieri. Ecco, Ma più che altro, questo è il Carlo, significato. mi dispiace perché si parla tanto di questa paura psicologica che ha il Milan dell'Inter, no? Il Milan soffre l'Inter, eccetera. Però, Lo dicono le ultime 8 partite, ne abbiamo persi, siamo sempre andati in svantaggio in 7 su 8. però se ci pensi, va bene Riyadh, va bene il derby di febbraio, però il Milan viene da una stagione in cui il grande confronto con l'Inter l'aveva vinto, perché la lotta a scudetto la vince il Milan. Quindi mi dispiace un po' che ci sia ancora Però questa, sul questa piano della paura. partita, Sì, quella di ieri è stata identica a quella che abbiamo vinto 2-1. Là siamo riusciti in quei 5 minuti a ribaltarla, ma fino al 60esimo l'avevamo presa. Proprio l'Inter giocava di una facilità incredibile. A Riyadh ha giocato una partita, è partita molto bene, anche se non c'è il pareggio di Leao nella vittoria dell'andata. Aveva segnato Brozovic, non è che si può sempre andare sotto con l'Inter, già. una volta riusciamo, è dal 2000, quindi non può essere solo un caso che si vada sempre in svantaggio, però adesso cerchiamo di ribaltare questa situazione anche psicologica perché sennò diventa complicatissimo. Io adesso non sono ancora molto finalizzato sulla partita di ritorno perché c'è la partita dello Spezia prima, siamo curiosi di capire domani quale formazione metterà e dobbiamo dare l'attualità perché Benasser è un infortunio abbastanza grave, deve Sì. essere operato
perché c'è di mezzo una lesione alla cartilagine e qui del ginocchio destro, e quindi con un problema post-traumatico perché si è fatto male durante uno scontro di gioco. Quindi anche quegli ilari, ripeto, quegli ilari che dicono che il Milan si infortuna, questo è un infortunio traumatico, per cortesia non mettiamolo No, fra gli questo è infortuni traumatico assolutamente. della stagione. Però il Milan perde Benasser, la stagione per lui è finita, vedremo. Ho già letto da qualche parte che si parla di 3-4 mesi, no? Non lo so se sia vero o meno. Però una cosa è certa, la stagione per Benasser è finita, e questo ovviamente lui è uno dei nostri titolari, mancano 4 partite, vediamo di cercare di supplire a questa assenza. Caro, un ascoltatore ti chiede: dammi 3 motivi secchi e concreti per sperare di passare il turno. So che oggi tu non sei di questo, cioè non di quest'idea, di questo mood, stato d'animo. Cioè non è che non ho d'idea, non penso in questo momento alla partita di ritorno, però me lo si chiede. Io ho 3 motivi. 1, giocheremo molto spensierati, nulla da perdere. Tanto il Milan è già eliminato, no? Per tutti. Beh, No, lo eravamo già prima a volte, quindi quindi figurati dopo il 2-0. Quindi giocherà molto spensierato. Secondo, l'atteggiamento dell'Inter, e capisco anche l'Inter, non sarà un atteggiamento facile, perché sarà naturalmente un atteggiamento, almeno credo, un po' di attesa per capire. Non credo che l'Inter diciamo lasci la difesa tutti avanti per cercare, e potrebbe essere invece un'idea intelligente quella dell'Inter, però sai, psicologicamente dai un attimo a guardare. E poi Leao, ecco i 3 motivi. Sì, devo dire che l'assenza di Raffaele Leao lì davanti si è fatta sentire. È chiaro che ieri sera non è stato solo quello, il problema del Milan, però mi ha dato proprio l'idea, non so se sei d'accordo, che lì davanti senza Leao manca davvero luce, concretezza, ma manca tanto senza di lui. È il nostro giocatore più forte, è chiaro che senza Leao anche la manovra di attacco, hai notato che per esempio senza Leao ha giocato, non è un periodo folgorante per Teo Hernandez, però contro la Lazio aveva fatto bene, si era un po' ripreso, è andato pur senza Teo Hernandez, senza Leao, però il binario Leao-Teo Hernandez è una delle nostre forze. Quindi con la Lazio abbiamo supplito, ma la Lazio era in una partita un po' in difficoltà, e quindi dobbiamo sperare che ieri Leao, l'assenza di Leao si è molto sentita, ma anche presenza di Teo Hernandez. Sì, si è un po' spento, no? Lui che contro l'Inter ha sempre trovato anche quella grinta, con Dumfries, non ha mai spinto, non so. Cioè non ha mai il Teo spinto. contro il Napoli in casa, che ha poi anche quell'atteggiamento aggressivo verso l'avversario a livello anche mentale, no? Che l'ho visto proprio, non sembrava nemmeno lui, ma anche a livello psicologico proprio intendo. Certo, ha fatto molta fatica. Carlo, c'è già un'idea non di chi giocherà, ma se verranno scelti, sai, la famosa. Non ci può essere un'idea, parliamo sempre di titolare e riserve, seconde linee, prime può linee. Può succedere di tutto, può mettere 10 come a Bologna, può fare il misto, può mettere titolare. Non so in questo momento che cosa passi per l'idea, per la testa di Pioli. Personalmente, se tu dessi a me la possibilità di fare la formazione, anch'io non avrei la più pallida idea. Se fare il misto, il problema è che è difficile, perché se metti i titolari e vinci ti dicono perché con la Cremonese non li hai messi. Se giochi con i titolari e non vinci perché non hai messo le alternative che abbiamo alla partita dell'Inter. Cioè a ogni cosa c'è sempre un uguale e contrario. È difficile. È difficile, sai. Poi oggi Pioli mi sembra che sia uno dei più pesanti sul banco degli accusati. Io ti ribadisco quello che dico, ho detto già qua, mi scuso se lo ridico, ma lo ridico. Dobbiamo metterci d'accordo e capire se è una grande rosa, Pioli ha grandi colpe. Se la rosa, come se leggo,
non è adeguata, Pioli ha grandi meriti, però che Pioli abbia, dobbiamo metterci d'accordo, perché o Pioli sbaglia con una grande rosa o Pioli fa i miracoli con una piccola rosa, dobbiamo un po' capire. Ormai questa storia della rosa mi sembra di capire che il prossimo anno bisognerebbe prenderne 12 o 13, perché continuano a dire che questa rosa è inadeguata, e d'altra parte, visto quello che sarà il budget, io credo che ne prendi uno bravo, un altro paio, per il resto saranno questi, però è inutile andare lontano. Oppure, interessante, dei parametri zero o dei prestiti con diritto di riscatto o con obbligo, come abbiamo fatto con Tomori, e in Inghilterra ne puoi prendere tanti. Carlo, grazie, io ti do appuntamento domani alle ore 16 qui in studio per Pelle Rossonera. Ma prometti anche domande nuove o no? Dai, domani non ci sono io, ma ci sarà il direttore Simone, quindi sarà lui scegliere domande diverse da quelle di oggi, anche se Carlo, sappi che quella ci credi o non ci credi ti accompagnerà fino a martedì, te lo dico già. Vabbè, grazie per l'informazione. Ti abbraccio. Ciao Carlo.